La parola esercito deriva da esercitazione. Eccoci nella ricostruzione di un castrum. Ed ecco avvicinarsi le legioni con il loro seguito. Ecco arrivare la Legio Secunda Partica Severiana. Legio! Secunda! Legio! Partica! Semper! Eterna! In grado! Redite! Tutti i gruppi si avvicinano nell'ampio spazio del castrum. La Legio Secunda prende posizione e si schiera. Parati! Militas! Tant'è! Scuda! Forza! Cassisti! Accusa! Scuda! Pone! Laxa! Laxa! Le legioni sono pronte e disposte in buon ordine. Il pubblico presente può ammirare le fedeli ricostruzioni. Arrivano le vestali, pronte a dar vita ad una cerimonia sacra. Il rito servirà ad inaugurare il buon svolgimento della manifestazione. Battaglia! Partite! Tarquale! Castran! I vari gruppi sciolgono le righe per andare a prepararsi. Le legioni erano in continuo stato di esercitazione. La battaglia era considerata un'esercitazione col sangue. Via ragazzi! Vai! 3 punti. Via! Oscio, di nuovo! Ma fatta la finta! Vai, vai! Dai, dai! Vai Francesco che sei solo! Vai! Niente, 4 punti! 1! La Partica si esercita senza la pesante lorica. 2! 1!
Ci sono anche le prove di lancio, sia per la precisione che per la distanza. Dai un grosso! La Legio Secunda partecipa ad eventi di natura culturale, come ad esempio al Museo dei Mercati di Traiano in Roma. Offre ai presenti vari tipi di rievocazioni storiche e archeologia sperimentale. Dove state oggi? C'erano Dove sta Fabio? Fabio è arrivato. Sì, sì. Sento un po' ripresa. Vero? Scusa! Olè! Dai! Laxa! Dai! Questo era un avvenimento che era stato programmato d'accordo con il Museo dei Fori Imperiali e dei Mercati di Traiano, e ringraziamo la dottoressa Lucrezia Ungaro, la direttrice, per aver accolto questa iniziativa. Si tratta di celebrare i 1800 anni dalla morte di Settimio Severo. Abbiamo una lorica detta amata, quindi ad anelli, una sorta di maglione pesante, molto mobile. Vabbè, ma lui a vedere non ci riesce, però fate finta che l'avete muove. Molto pesante, intorno ai 10 kg, e molto vestibile. Questo perché? Perché poi non tutti i legionari sono uguali, eppure tutti di base indossano la stessa lorica. Quindi in base alle proprie caratteristiche la lorica si formava. Abbiamo un gladio, che è un'arma tipica per quanto riguarda l'esercito romano. Il gladio in questa fase veniva usato principalmente di punta, colpendo al volto, al basso ventre, alle gambe, oppure con potenti fendenti. Si racconta che i nemici tornassero, quelli che sopravvivevano, nei propri accampamenti con braccia mancate, senza mani e così via, quelli che potevano tornare. Abbiamo un pugio che è una piccola arma di supporto, qualora per qualche motivo si spezzi la spada o comunque si usi in combattimenti serrati. Una sarcina, che è dove il legionario metteva delle piccole cose personali, anche dei piccoli semi da mangiare durante la marcia. Una tunica, d'inverno utilizziamo le braghe, Julius.
d'inverno si utilizzano le braghe, perché anche se i regionali non le volevano poi così tanto, perché sembrava fosse una cosa da donne coprirsi le gambe d'inverno, in verità era comodo perché ci si ammalava meno. Delle caliche che d'inverno vengono portate con degli udones, che vedo qui, torna a posto, qui, dove giusto. Quindi una sorta di calzino, torna a posto, una sorta di calzino che veniva utilizzato d'inverno. Poi abbiamo un focale, che è appunto questo qui, che è un fazzoletto che serviva sia per distinguere la legione d'appartenenza, ma anche perché aveva un compito molto pratico, che era quello che evitava che il balteo, questa cinghia, andasse ad intaccare il collo e provocasse delle piaghe, che è appunto quello che porta il vessillo della legione. Come già ricordato, la perdita del vessillo, oltre che visto come atto nefasto, poteva anche comportare lo scioglimento della legione. Perché? Perché se una legione non è spalleggiata dagli dei, è inutile che ci sia. E lui ha, a parte la pelle d'orso, che ha in questa occasione, uno scudo più piccolo, chiamato Parma. Infatti anche la città che porta questo nome anticamente era di pianta circolare. E soprattutto questo vessillo che all'occorrenza può essere usato anche in forma offensiva, quindi sia da sotto che da sopra. Okay. Lui era preposto a fustigare se erano piccole cose, ma anche a, in quanto aveva l'ascia, giustizia esecutiva, giustiziato sul posto, fine del problema, e accompagnava anche le vestali. Lei è una vestale. Le vestali erano in numero variabile da 3 a 6. A che cosa servivano? Allora, erano sacerdotesse sacre a Vesta, tenevano acceso il fuoco di Vesta. Questi incontri sono spesso coordinati con altri gruppi storici, come i gladiatori. Alzati! Vegetores! Audaces! Fortuna! Iuno! Quanti siamo? Ci arriviamo a 4? Vorresti anche di no? Sì. Ehi! Scusa! Sto lì! Ehi! La questione con i... Pensare ordines! Milites! Progredi! Ehi! Io li fermo, Vai fermo! Consisti! Ehi! Ascolta! Verti! Te! Proviamo i colpi. A fondo! A fondo! Non è dritto. A fondo. A fondo. No. O parti già così. Va, 100 punti perché quello che avevo qua. Bravo. Grazie. Diagonale dritto. Anche a uscire. Diagonale dritto. Bello, no? Tacere! Gitta! Elerior!
Servo apta! Leggere! Formato e tirava più lontano, era più potente e tirava più lontano di quelli romani, quindi con osso, con tela di cavallo, no? E quindi In occasione dei Natali di Roma, da tutta Italia si riuniscono nella capitale moltissimi gruppi di rievocazione storica, dando vita ad una bellissima manifestazione di portata internazionale. Fra questi, la Legio Secunda Partica. Guardare al suo futuro oltre che al suo passato, proporremo ai gruppi di rievocazione storica. Ma che roba! Mazza, e adesso man mano si muovono tutti. Questo dice l'ultimo. Questo di là. Sono male se ti sei il pezzo, sto cagando addosso. Qui le spalle. Dopo il raduno nell'ampio spazio del Circo Massimo, si forma un corteo che percorre i punti più importanti del centro di Roma. Noi quanto siamo avanzati al centro? Bravi! Nico, fate prendere da quella rete, fate prendere da quella rete. Veramente se gli dava la collana mia, guarda, sarebbe stato uno spettacolo. Mi empiva tutto il vuoto. Fabio. Fabio, guarda. E non può salutare, oh. Anche se vedi... La Legio Secunda si prepara a sfilare. L'aspetto della romana. Finite! Progredi! No. No, mi piace, ragazzi. Sono medaglia addosso. Cave Stercum! Capite, Sinistrocum! Partite! Questo si vede che non c'è, Questo gruppo rievoca la storia della legione che fu fondata nel 197 d.C. dall'imperatore Settimio Severo. Fu creata per combattere in Oriente contro i Parti ed è divenuta la guardia del corpo legionaria di Settimio Severo ed ha accompagnato per tutto il III secolo gli imperatori in battaglia. È stata l'unica legione a poter stanziare in Italia, nell'accampamento di Albano, sui cui resti sorge oggi la città di Albano laziale. tagliatela qua. Vexilifer, difendere!
I legionari rendono gli onori al milite ignoto. In grado, ready, hey! Eccola qui la Legio Seconda Partica Severiana Albana da Albano Laziale. La tribuna autorità saluta la legione. Secondi, exite! Left! A troppo! Stiamo volando! Destra su, partite! Parati! Scusa! Sto lì! Sì! Stiamo volando! Nessuno! Left! Dopo 1800 anni, grazie all'impegno di questo gruppo, è possibile rivivere momenti che hanno fatto eterna la città di Roma, così come la legione che rievocano.